Quest'isola è sempre stata periferica e poco sviluppata rispetto al continente europeo. Era lì distante, isolata, e quindi nessuno la calcolava. Le nuove scoperte lì arrivavano tardi, se arrivavano. In più, ha avuto la sfortuna di essere vicina solamente al paese che creerà l'impero coloniale più grande di tutti i tempi. E infatti, poveretta, diventerà la sua prima colonia e sarà sfruttata pesantemente per svariati secoli. Se poi ci metti anche che lì fa un freddo cane e che partendo da quest'isola non è così difficile raggiungere l'America rispetto ad altri paesi, perché è proprio davanti all'oceano, è ovvio che milioni e milioni di abitanti dissero: ma sapete cos'è? Io me ne vado. Tant'è che oggi, anche se l'Irlanda ha solo 5 milioni di abitanti, le persone con origini irlandesi sono ben 70 milioni. 14 volte di più, una cosa veramente assurda. Pensate se ipotizzando ora tornassero tutti in Irlanda. Avrebbero una popolazione pari a quella della Germania. Sarebbero quindi il paese più popoloso dell'Unione Europea. Proprio come questi irlandesi, anche tu puoi scoprire da dove venivano i tuoi antenati. Per farlo ti basta fare un salto sull'app o sul sito dello sponsor di questo video, MyHeritage. Lì potrai richiedere un'analisi del DNA per capire da che regioni provenivano i tuoi avi, ma potrai anche rendere a colori foto che erano in bianco e nero, e addirittura poi animarle. Inoltre potrai ricomporre il tuo albero genealogico. Infatti, grazie a più di 20 miliardi di documenti storici, dopo aver ricostruito l'albero genealogico che già conosci, usando il tasto Instant Discoveries, probabilmente il tuo albero genealogico si espanderà e si vedrà chi erano i tuoi ascendenti anche di secoli e secoli fa. Ad esempio io, ripensando al mio albero genealogico, mi sono ricordato che il mio pro-zio, Poliuto Penzo, combatté nella seconda guerra mondiale, e anche MyHeritage mi ha confermato ciò. Infatti egli, durante la battaglia di Culpo Albert, tra italiani e inglesi, sul Corno d'Africa, anche se era già stato ferito, e anche se le speranze di vittoria erano davvero pochissime, continuava imperterrito a difendere la sua nazione. In questo modo purtroppo perse la vista da entrambi gli occhi. Davvero sconvolgente. Ma come ti dicevo, oltre a fornire informazioni, nella sezione foto MyHeritage ti permette di colorare fotografie e poi persino animarle. Impressionante. Ringrazio quindi MyHeritage e ti dico che usando il link nel primo commento potrai ottenere 14 giorni di prova in cui potrai sfruttare tutte queste funzioni gratuitamente. Tornando ai 70 milioni di emigrati irlandesi, chissà, forse magari qualcuno tornerà sul serio, perché tutti questi irlandesi, ormai fuori dall'Irlanda, adesso rosicano, visto che oggi il simbolo nazionale, il quadrifoglio, che ormai erano tutti convinti portasse solo sfortune su sfortune, ha iniziato a funzionare, e forse anche troppo bene. Oggi infatti, escludendo i microstati, la Repubblica d'Irlanda è prima al mondo per PIL pro capite, che in pratica misura quanto è forte l'economia di un paese, quanto produce questo paese, però considerando anche il numero di abitanti, annullando così il vantaggio che i paesi più grandi avrebbero su quelli più piccini. L'Irlanda dunque vanta un PIL pro capite di ben $106.000, più del doppio del paese che la dominò e sfruttò per secoli, il Regno Unito. Non finisce qua, L'Irlanda è anche il terzo paese più pacifico al mondo, il settimo più sviluppato e il quarto più colto. Insomma, ormai è diventata un vero e proprio paese modello. Questo era sempre stato davvero impensabile. Infatti guardate, nonostante l'Irlanda non abbia mai combattuto nella seconda guerra mondiale, nel 1960 il suo PIL pro capite era nettamente inferiore sia agli stati che avevano vinto la guerra, Francia e Gran Bretagna, sia agli stati che l'avevano persa, Italia e Germania. E questo divario tra l'isola dello Smeraldo e le 4 maggiori economie d'Europa rimase presente fino al 1994, mentre invece guardatela, la nostra Italia in questo periodo aveva anche superato Francia e Gran Bretagna. Sarà però l'ultima volta che gli irlandesi sono indietro, perché proprio quest'anno avranno un'intuizione speciale e l'Irlanda, invece che essere chiamata il malato d'Europa, sarà conosciuta come la tigre celtica.
Infatti il governo irlandese abbassò drasticamente le tasse. Se prima ogni azienda pagava il 32% a Dublino, d'ora in poi le tasse scendevano al 12,5%. In più gli irlandesi forse guadagnavano finalmente qualcosa dall'essere stati per secoli una colonia britannica. Infatti la lingua irlandese ormai in Irlanda la parlano davvero in pochissimi. Tutti qui parlano inglese, perché furono obbligati. Proprio questa loro capacità, assente negli altri paesi dell'Unione Europea, escludendo il Regno Unito, dove però sia le tasse che gli stipendi erano molto più alti rispetto a quelli irlandesi, fece sì che migliaia di ricche aziende straniere, prevalentemente statunitensi, aprissero una loro sede in Irlanda, per fare affari poi con tutta l'Unione Europea. Visto che, essendo uno Stato membro, l'Irlanda poteva commerciare con facilità con tutta l'UE senza dazi. In questo modo l'economia dell'isola decollò per davvero. Visto che arrivarono un botto di colossi americani, come ad esempio Microsoft, Intel o Dell, che assumevano tanti irlandesi e facevano profitti da paura, alzando il PIL. Grazie anche a uno snellimento della burocrazia e a degli incentivi economici per le aziende da parte di Dublino, l'Irlanda diventò uno dei paesi in cui era più facile e conveniente investire e fare impresa. Infatti dal 1995 al 2007 il prodotto interno lordo irlandese è cresciuto circa dell'8% annuo. Numeri davvero incredibili che di solito possono fare i paesi asiatici o africani in via di sviluppo, ma non di certo i paesi occidentali già sviluppati. Incredibilmente, quindi, in una decina d'anni, l'Irlanda era passata da essere uno dei paesi più poveri d'Europa a uno dei più ricchi. Però perché ho parlato della crescita fino al 2007 e non fino ad oggi? Perché comunque l'Irlanda, sì, si era arricchita, però le esportazioni irlandesi erano per più del 90% di aziende straniere, in particolare statunitensi. E quindi, visto che nel 2008 negli Stati Uniti ha avuto inizio una gravissima crisi finanziaria, non era proprio ideale essere praticamente del tutto dipendenti dalle sue aziende. In più il costo delle case nelle grosse città irlandesi era altissimo e tutti i mutui ormai erano troppo difficili da pagare, perché c'era la crisi e quindi molte persone perdevano il lavoro. Molti irlandesi, infatti, non riuscirono mai a pagare questo mutuo e così fallirono molte banche che erogavano i mutui per l'appunto. Questo diede inizio a un circolo vizioso che non fece il bene del paese. L'Irlanda, infatti, fu uno dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi, visto che la sua economia crollò del 20% e tutti dichiararono che l'isola aveva avuto solo fortuna negli ultimi anni e che la tigre celtica era ormai morta. Avevano tutti torto però, perché poi arriverà il boom assoluto, un qualcosa di inaudito che ha portato davvero l'Irlanda ad essere il paese più ricco del mondo. Siamo infatti nel 2015 e il PIL irlandese cresce del 34%. Una cosa fuori da ogni logica. L'Unione Europea quell'anno crebbe solo del 2,31% e la crescita continuò a ritmi altissimi fino ad oggi. L'Irlanda fu quindi chiamata Fenice Celtica, proprio perché era risorta di nuovo e si era definitivamente consacrata come paese ricchissimo. Sembra davvero troppo bello per essere vero, e in effetti non è vero proprio del tutto. Nel senso che questo innalzamento allucinante del PIL deriva dal fatto che molte aziende gigantesche, principalmente statunitensi e del settore tecnologico, dichiarano in Irlanda buona parte dei loro profitti. Per farlo si sono inventate questa scusa, che è tipo la versione fortissima di quando alla maestra si diceva «Il cane mi ha mangiato i compiti!». Nel senso che, anche se è palesemente finto, non è così facile da smentire. Infatti, ad esempio, una mega azienda che produce telefoni può dire «Guardate, io questo telefono, sì, è vero, l'ho progettato negli Stati Uniti. Sì, è vero, l'ho costruito in Cina. E sì, l'ho venduto in Italia. Però fidatevi che tante ricerche fatte per produrlo le ho fatte in Irlanda. E fidatevi che tanto codice informatico viene scritto in Irlanda. Quindi io gran parte dei profitti li segnalo come fatti in Irlanda. Quindi io le tasse le pago in Irlanda. I profitti li ho fatti qui, no?». Dunque, in questo modo,
In pratica pagano pochissime tasse, perché il paese del quadrifoglio chiede pochissimo alle multinazionali rispetto ad altri stati. Questo giochetto ovviamente va a sfavorire i paesi in cui il profitto è stato realmente prodotto, ovvero nel nostro esempio Cina, Stati Uniti e Italia, perché non verranno pagate le tasse lì, o almeno solo una piccola parte. Invece favorisce prima di tutto le multinazionali, che pagano pochissime tasse, e poi l'Irlanda, che si becca dei soldi praticamente a gratis, che può usare per migliorarsi. Come molti hanno sottolineato però, in realtà questo paese appare più ricco di quello che è. Nel senso che il PIL è inflazionato proprio da questi colossi stranieri che hanno sede in Irlanda, ma che in realtà non producono davvero così tanto nel paese. Non danno lavoro a così tante persone come si potrebbe immaginare da fatturati così alti. Infatti la Banca Centrale d'Irlanda è ben consapevole di questo e pertanto ha creato un indice che è simile al PIL, ma che non considera tutti i trucchetti delle multinazionali. Nel 2022 questo nuovo indice, che quindi aspira a mostrare il vero valore dell'economia irlandese, valeva circa la metà del PIL irlandese classico, che tutto il mondo ormai invidia. Questo fa capire che anche se l'Irlanda è cresciuta molto e sta crescendo, il prodotto interno lordo dà una versione esagerata di quella che è la vera ricchezza del paese. Invece definire fantastico il supporto che state dando agli ultimi video è più che riduttivo. Anche perché grazie a ciò l'algoritmo continua a spingerli e dunque più cultura viene sparsa, viene diffusa in tutta Italia e non solo, perché ho visto che ci sono anche molti iscritti dall'America Latina. Quindi se vuoi contribuire a rendere la cultura più apprezzata e conosciuta, ti basta iscriverti, mettere mi piace, condividere. Così l'algoritmo continuerà a raccomandare questi contenuti culturali e il canale potrà espandersi sempre di più, facendo uscire quindi sempre più video. In descrizione ci sono tutte le fonti e anche il link, te lo ricordo, per ottenere i 14 giorni di prova gratuita su MyHeritage. Ci rivedremo quindi il prima possibile, te lo prometto, al prossimo video.